Ma quanto è bella! Ho esclamato così non appena ho visto la borsa finita. Ciao a tutti amici ed amiche, come state? Spero tutto bene. Io sono molto entusiasta anche di questo progetto, che è facile, direi anche veloce da realizzare. Questa borsa è stata realizzata in maniera inversa. Sono partita praticamente dai manici. Da una lavorazione a pannello sono passata ad una lavorazione in tondo e vedremo anche un bel punto di lavorazione facile ma d'effetto, il punto spike, e poi ho concluso il lavoro praticamente andando a realizzare un fondo su una lavorazione in tondo. Insomma, tutorial assolutamente da non perdere. Magari a vederla così potreste pensare è stata realizzata su una base e poi man mano siamo arrivati ai manici, invece no. Passo passo vi mostrerò tutti i passaggi fondamentali, step by step vi indicherò anche tutti i punti ben precisi dove andare a lavorare le maglie, quindi non potete proprio sbagliarvi e secondo me anche le principianti riusciranno a seguire tutto passo passo. Comunque andiamo all'occorrente. Ho utilizzato una coppia di manici da 16 cm nella variante grigia, poi ho utilizzato il solito cordino da battaglia, lo Swan Black in due varianti diverse, variante grigio perla e variante bianca. Per la prima ho utilizzato 250 g di cordino, per la seconda soltanto 100 g. Nel complesso 350 g di cordino bastano e avanzano. Ho lavorato il tutto con l'uncinetto numero 4, però passo passo vedremo che ho utilizzato altri due uncinetti. Uno il solito da precisione e l'altro l'ho utilizzato per aiutarmi a lavorare il punto spike. Non occorre altro se non il solito ago e le forbici e tutto quello che ci occorre per poi andare a definire e ultimare il progetto. A vostra scelta è possibile foderare la borsa, quindi basterà uno scampolo, andare a realizzare la fodera e andarla a cucire, ma non è questo il caso perché io non l'ho né foderata né irrigidita, quindi ci saltiamo volentieri questi due passaggi. Il minimo è indispensabile, ve l'ho pure detto, vi inviterei a seguire passo passo il tutorial. Mi raccomando, se provate a realizzare lo stesso progetto seguendo il mio tutorial, taggatemi sui vostri post, così sarò felice innanzitutto di vedere i vostri progetti e di ricondividerli sulle storie di Instagram. Poi, prima di passare al tutorial, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, in questo modo riceverete le notifiche ogni qualvolta un nuovo video sarà online o un contenuto in generale. Seguitemi anche sui miei social, Facebook ed Instagram, mi raccomando. Questo era tutto, quindi sigla! Ovviamente partirò dal manico e inizio facendo un cappio. Andrò a lavorare delle maglie basse e adesso vi mostro un modo semplice per andarle a lavorare. Quindi anziché fare questo lavoro in questo modo, quindi entrare direttamente nel manico e fare le maglie basse, vedete cosa succede? Le asole di ogni punto si allargano. Per avere tutte le asole della stessa dimensione, per avere un lavoro perfetto, saremo noi ad accompagnare il filo. Molto semplice. Quindi accostiamo il filo al manico, prendiamo il filo da dentro, lo portiamo sull'uncinetto, lo riprendiamo, lo portiamo fuori, lo portiamo sempre sull'uncinetto e andiamo a chiudere le due asole insieme. In questo modo avremo fatto il primo punto basso. Ne farò 50 perché nel mio caso col manico da 16 50 punti bassi sono sufficienti a ricoprire metà manico. Per cui ripeto, prendo il filo, lo porto sull'uncinetto, lo riprendo da fuori, lo riporto sull'uncinetto e poi chiudo le asole e sono 2 punti bassi. Ripeto, tre punti bassi e così via. Ok, 50ª ed ultima maglia bassa. Bene, come notate ho ricoperto proprio metà manico. Adesso iniziamo con la primissima riga, facciamo una catenella, giriamo il manico
Parto subito lavorando il primo punto alto nell'asola frontale che mi ritrovo al di sotto, quindi non in costa retro ma nella costa frontale. Sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse. Se lo preferite fate anche le 3 catenelle. Procedo così per altri 13 punti per un totale di 14. 2, 3, 4, 5, 14° punto alto. Nel 15° punto andiamo a fare un ventaglio di 5 punti alti. Quattro e 5. Proseguiamo lavorando un punto alto nei prossimi 20 punti centrali. Prendo il filo e proseguo. Qui c'è un punto, non saltiamolo, mi raccomando. Due. 3, 20° ed ultimo punto. In quello successivo facciamo un ventaglio di 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Rimangono gli ultimi 14 punti, lavoriamo un punto in ciascun punto. 1, 2, 3, 14° punto alto. Catenella, giriamo il nostro manico e andiamo a lavorare un punto alto nei prossimi 19 punti. Parto dal primo punto alto, al solito sostituisco con le 2 maglie basse, e 2, ok, e procedo per gli altri 18 punti per un totale di 19. 3, 19° punto. E adesso per i prossimi 20 punti centrali andiamo a cambiare punto di lavorazione, per cui dal punto alto passiamo al punto basso. Due, 3, 4, 5, 20° ed ultimo punto. Ora abbiamo il ventaglietto di 5 punti alti più gli altri punti. Riprendiamo il punto alto, quindi primo punto alto di 19, continuiamo per gli altri 18 punti, sempre a punto alto. 2, 3, 19° punto alto nell'ultimo punto. Catenella, giriamo il manico. Andiamo a lavorare un punto in ciascun punto nei prossimi 16 punti alti sottostanti. Sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse e proseguo a punto alto per gli altri 15 punti per un totale di 16. 16° ed ultimo punto. Nel 17° punto, che io ho segnato col marcapunti per comodità mia, andiamo a fare un ventaglio di 5 punti alti. 1, 2, 3, se vogliamo segniamoci anche la maglia, 4, 5. E adesso procediamo sempre a punto alto per i prossimi 24 punti. 1, 2, 3, ok, 24° ed ultimo punto.
andiamo a fare il ventaglio di 5 punti alti. 1, 2, 3, se vogliamo segniamoci il terzo, 4 e 5. Ci rimangono gli ultimi 16 punti da lavorare, un punto in ciascun punto. 1, 2, sedicesimo ed ultimo punto. Catenella, giriamo il nostro manico, procediamo lavorando i primi 18 punti a punto alto. 1, 2, diciottesimo punto, il 19esimo che coincide con il marcapunti, qui facciamo 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Se vogliamo anche qui segniamoci il terzo punto di 5. Ora attenzione qui, nei prossimi 2 punti alti lavoriamo un punto alto. 1, 2. Ok, nei prossimi 24 punti centrali lavoriamo un punto basso. 1, 2, 3. Nei prossimi 2 punti riprendiamo col punto alto. 1, 2. Nel punto segnato col marcapunti, che sarebbe il terzo punto dell'aumento, facciamo un ventaglio di 5 punti alti. 2, 3. Anche qui possiamo segnarci l'angolo e concludiamo con gli altri 2 per un totale di 5. Nei prossimi 18 punti che ci rimangono, un punto alto. 1, 2, diciottesimo ed ultimo punto alto. Ultima riga, catenella, giriamo il nostro lavoro, andiamo a lavorare un punto alto nei prossimi 20 punti. Sostituisco con le 2 maglie basse e proseguo per altri 19 punti. 2, 20esimo punto alto, angolo, 5 punti alti nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5. Ora, attenzione anche qui, nei prossimi 12 punti lavoriamo un punto alto. 1, 2, 12. Nei prossimi 8 punti lavoriamo un punto basso. 2, 3, ottavo ed ultimo punto. Nei prossimi 12 punti un punto alto. 1, 2 e 12esimo punto. Perfetto. Nell'angolo andiamo a fare l'ultimo aumento di 5 punti alti nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5. Ci rimangono gli ultimi 20 punti, come all'inizio, un punto in ciascun punto. 1, 2,
20° ed ultimo punto. Catenella di sicurezza, tiro il filo, ne prendo un altro po' e lo taglio. Vado a segnare 1, 2, 3, il terzo punto dei 5, stessa cosa dall'altra parte, così abbiamo un punto di riferimento e ripetiamo lo stesso procedimento sull'altro manico. Ecco qui, stessa lavorazione, coordino qui in eccesso per la cucitura. In tutto la lavorazione misura 7 cm con un'altezza di 5 cm. Chiaramente mi fermo qui, non prendo anche il manico. In totale siamo a 30 cm e mezzo per 21 cm. Come notate ho i due fili sulla mia destra. Cosa faccio affinché un filo cucia un lato e l'altro filo l'altro lato? Metto i miei due pannelli dritto con dritto, quindi vado a cucire i due lati sulla parte del rovescio. Possiamo iniziare subito da qui. Prendo chiaramente un ago, vado a bloccare il primissimo punto con il primissimo e passo. Inizialmente faccio sempre 2 passate, dopodiché vado a cucire ciascun punto. Tutti i punti coincidono, quindi non c'è alcun problema, non salteremo alcun punto. Termineremo la cucitura nel terzo punto dell'angolo, sia da una parte che dall'altra parte. Come notate tutto coincide. 1 e 2, togliamo il marcapunti e diamo almeno 2 passate anche qui. Vado a bloccarmi il filo e lo disperdo tra le maglie. Ripeto la stessa operazione anche dall'altra parte. Perfetto, una volta cuciti i due lati, questo sarà il risultato. Possiamo capovolgere il nostro lavoro. Ecco qui, e abbiamo realizzato una base su cui andare a lavorare poi il corpo della borsa in tondo, per cui dalla lavorazione a pannello passeremo alla lavorazione in tondo. Non preoccupatevi se qui è un po' irregolare, man mano che andiamo a lavorare tutto ritorna alla normalità. Bene, ho già fatto il cappio e partirò con una catenella. Questa catenella di inizio giro diverrà una maglia bassa. Andrò a chiudere sempre in questo modo per evitare che ci sia quella maglia antiestetica a fine giro. Poi se voi desiderate chiudere a maglia bassissima, basta direttamente mettere il cappio sull'uncinetto, entrare e fare il primo punto basso in questo modo e poi andare a chiudere a maglia bassissima. Come vi dicevo, io farò in un altro modo. Possiamo partire anche da qui, così vediamo anche quali punti lavorare sulla parte dell'angolo, chiamiamolo così. Quindi inserisco il cappio sull'uncinetto, tiro fuori e faccio una catenella. Poi punto successivo, un punto basso, punto successivo, un punto basso. Lavoreremo comunque un punto basso in ciascun punto. Qui mi trovo sul ventaglio, sull'aumento, un punto basso, quindi ho fatto un punto basso nel quinto punto del ventaglio, poi passo direttamente nel primo punto del ventaglio successivo e faccio un punto basso. Ecco qui. Come notate tutto ben uniforme, non c'è alcun scalino. Giro il mio lavoro in questo modo e proseguo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. È abbastanza semplice. Quindi terminiamo il giro, vi mostro come chiudere e poi proseguiremo con altri giri a punto basso, ma dopo vi dico meglio. Ok, ultimo punto. Qui c'ho la catenella, come vi dicevo prima andrò a fare l'asola ed è semplicissimo, basta inserirsi nel primo punto basso, il punto dopo la catenella. Già vi ho mostrato questo passaggio, però ve lo mostro anche adesso, non cambia nulla. Inserisco l'asola e me la porto all'interno, così, ecco qui. Dopodiché mi inserisco appunto nell'asola che ho appena fatto passare attraverso l'altra, inserisco il cappio, tiro bene i fili, prendo il filo di lavorazione e lo faccio passare attraverso l'asola e attraverso l'altra.
e inizio sempre con una catenella. In questo modo, vedete, non c'è quella maglia di fine chiusura antiestetica, non voglio che si veda perché comunque ho iniziato una lavorazione a pannello, non c'è nessuna asola antiestetica, quindi preferisco che sia invisibile. Fatto questo, come notate, questo è il risultato, tutto si è pareggiato, tutto è perfettamente squadrato, come notate, nonostante ho lavorato su un manico tondo, per cui posso benissimo continuare così per un totale di 5 giri per il primo blocco. Poi vedremo che man mano che andiamo avanti con il lavoro non faremo un blocco da 5 giri ma da 4 giri, per cui iniziato il secondo giro insieme continuiamo in questo modo per altri 3 giri a punto basso. Perfetto, ho terminato i miei primi 5 giri. Ora andrò a cambiare il colore, passerò al bianco e lavorerò un altro tipo di lavorazione, perché se continuassi sempre a maglia bassa, comunque a parer mio la borsa sarebbe piatta. Voglio dare un po' di movimento, un po' di dinamicità, ecco, un po' anche di colore. Quindi cosa faccio? Prendo il mio secondo colore e vado a fare un cappio. Ora vi mostro come chiudere e come cambiare colore allo stesso tempo. Mi inserisco sempre nel primo punto basso, prima c'è la catenella, inserisco il cappio e lo porto all'interno e fino a qui ci siamo. Poi entro nelle 2 asole che ho qui e inserisco il cappio. Ora cosa faccio? Inserisco il cappio in bianco e faccio passare appunto il bianco attraverso tutte le asole. 1 e 2 e abbiamo così cambiato il colore. Questa prima catenella vale sempre come primo punto basso. Ora, per andare avanti cosa bisogna fare? Lavorare sempre dei punti bassi, però preso a punto normale, preso a punto canestro e poi man mano scendiamo sempre giù fino ad allungare il punto basso. Per 2 punti mi aiuterò con un secondo uncinetto, anzi tra l'altro è un punto che già abbiamo visto nella click clack arcobaleno. È simile, però vedremo che continueremo la trama. Per cui fatto il primo punto, anziché andare a fare il secondo prendendo al solito il punto, andiamo al di sotto, alla base del punto basso, quindi tipo un punto canestro, ecco, per intenderci. Se l'asola si gira, come avete visto, ho sfilato l'uncinetto e l'ho rimesso a posto. Quindi secondo punto. Il terzo punto non lo faremo qui, quindi 1, nemmeno qui 2, ma lo faremo qui 3. Basta contare, in questo modo non vi confonderete, ma comunque alla fine è semplicissimo il punto. Perfetto, terzo punto. Ora di nuovo contiamo 1, 2, 3, 4. Prendo il filo con l'uncinetto, come notate, porto l'asola all'esterno, inserisco l'uncinetto, pareggio i fili, mi raccomando, e vado a chiudere sempre a maglia bassa. Terminato il quarto punto, cosa facciamo? Andiamo ancora più giù, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo e chiudo. Ora ritorniamo indietro lavorando questo punto, quindi lo andiamo a lavorare proprio qui, allo stesso punto. 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo e chiudo e di nuovo punto successivo 1, 2 e 3. E chiudo. Ora 1 e 2, punto canestro e poi iniziamo col punto normale. E questo qui poi sarà il risultato, molto d'effetto. È come praticamente ricamare con ago e filo, ma lo facciamo con l'uncinetto, ecco. Quindi fatto il primo punto basso ripartiamo con il punto canestro. Quindi 1, 2, vado giù. 1, 2, 3. Punto successivo 1, 2, 3 e 4. Punto successivo 1, 2, 3, 4 e 5, lo facciamo proprio qui. Poi dobbiamo fare questa operazione soltanto per questo giro, poi chiaramente la maggior parte dei giri riguarderà il punto basso normale. Ripartiamo di nuovo, lo rivediamo, completiamo il modulo insieme e poi possiamo continuare da sole.
Quindi punto successivo 1, 2, 3 e 4. Metto bene l'asola senza farla incrociare. 1, 2 e 3. 1 e 2, ma qui non c'era bisogno prendessi l'uncinetto, vabbè non fa niente, l'abitudine. E poi punto basso. Questo è l'effetto. Pensate, non appena andiamo a lavorare gli altri giri a maglia bassa e poi ripetiamo lo stesso punto di lavorazione con l'altro colore, quindi il grigio sul bianco. Sarà strepitoso, penso. Per adesso posso solo immaginare, è chiaro, ancora il mio lavoro è ancora solo all'inizio. Quindi continuiamo così. Vi mostro come chiudere il giro dopo e come continuare. Ho terminato il mio giro lavorando l'ultimo punto, il più allungato. Chiaramente io all'inizio non ho calcolato il multiplo, non ho tenuto anzi conto del multiplo. Perché? Perché sapevo che i punti che avrei avuto attorno ai due pannelli mi sarebbero bastati, nel senso non era necessario andare a fare aumenti o diminuzioni, quindi va bene così, alla fine non si nota molto, il modulo coincide con la parte laterale della borsa, non importa, non è che cade il mondo, ecco, per cui non ci faccio proprio caso e vado avanti con il mio lavoro. Quindi come vi dicevo prima, vado a chiudere sempre allo stesso modo, primo punto, vado a fare l'asola alla catenella iniziale e continuo sempre con il bianco. Quindi inserisco il cappio e tiro tutto. Così. Cosa vado a fare? Inizio con una catenella e poi vado a lavorare un punto in ciascun punto per i miei punti che ho al di sotto e continuo la mia lavorazione così per questo giro e per altri 3 giri, per un totale di 4 giri, al termine dei quali cambierò il colore e sul blocco da 4 giri di maglie basse andrò a lavorare questo punto di lavorazione con il grigio sul bianco. Quindi praticamente dobbiamo continuare sempre in questo modo. Bisogna ripetere quello che abbiamo fatto insieme per questi primi 5 giri, non contando il primissimo a maglia bassa, per una serie di giri che chiaramente vi lascerò qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri, magari può esservi utile. E voilà, rieccoci nuovamente qua. Se non erro ci eravamo lasciati durante il primo giro di 4. Comunque ho continuato per altri 26 giri e questo qui poi è il risultato. Insomma, i giri totali sono 37, partendo dai primi 5 a punto basso, punto spike, punto basso e così via, fino a concludere il corpo della borsa con gli ultimi 2 giri a punto basso dopo aver lavorato il punto spike in grigio. Ho raggiunto così questa altezza da sotto al manico, siamo a 24 cm per una larghezza di 29-30 cm, siamo lì su per giù, per esempio qui siamo a 30 cm, 29 in basso. Fatto questo io mi sono portata avanti perché, come vi ricordate, vi avevo detto che avremmo realizzato anche il fondo, la base. Lo faremo in maniera semplice ed intuitiva. Anziché andare a fare diminuzioni eccetera eccetera, come notate ho già segnato dei punti ben precisi che ho lasciato liberi sia in un'estremità che nell'altra. Perché? Perché andremo a lavorare soltanto i punti centrali con righe di andata e di ritorno a maglia bassa. Dunque vi spiego brevemente, vi faccio un breve riassunto. Io chiaramente mi sono portata avanti anche per fare delle piccole prove. Dunque io avevo terminato il giro qui, chiudendo sempre al solito, e poi ho rigirato il lavoro. Per mostrarvi al meglio vediamo subito la clip. Ok, come notate ho chiuso sempre inserendo l'uncinetto da dietro, portandomi l'asola all'interno, però stavolta ho inserito l'uncinetto prendendo soltanto l'asola retro, facendo così la catenella. Dopodiché ho girato il mio lavoro e ho fatto la prima maglia bassa in costa frontale, perché chiaramente girando il lavoro ho preso la costina frontale lasciando quella retro. Oltre alla costina retro ho preso questa asola che si trova dietro la maglia bassa lavorata sulla parte frontale. Chi mi conosce sa che quando vado a fare il primo giro in costa retro su un fondo, oltre a prendere l'asolina retro prendo anche la maglia che c'è dietro la maglia bassa. In questo modo ottengo una base ben solida su cui andare a lavorare poi il corpo della borsa. Ecco, ho utilizzato
utilizzato la stessa tattica praticamente, per cui ho lavorato tutti i punti in costa frontale, ma sulla parte frontale, sul davanti della borsa, vedremo tutte le asole libere che sono praticamente quelle in costa dietro. Ecco, spero di non avervi confuso, comunque con la clip e vedendo il tutto penso che tutto sia stato chiaro. Ad ogni modo ripeteremo quello che abbiamo fatto qui anche dall'altra parte e lo faremo insieme. Vi ho mostrato questa clip perché ho continuato il lavoro senza staccare il filo e usando quella piccola strategia ho continuato in righe di andata e di ritorno e l'ho fatto per 5 righe. Ora, quali maglie dobbiamo segnare? Giriamo il nostro lavoro così abbiamo la parte libera e potete comprendere anche voi al meglio. Ho segnato esattamente su un laterale e sull'altro laterale 11 maglie. Dal primo punto col marcapunti all'ultimo abbiamo 11 maglie. Se avete fatto più o meno maglie, insomma, regolatevi, l'importante è che il numero di maglie che avete sulle estremità sia dispari. Ora faccio la stessa operazione dall'altra parte. Poco fa io ho girato il lavoro, quindi mi ritrovo la prima riga a maglia bassa lavorata sul rovescio. Qui possiamo fare praticamente la stessa cosa e andare a lavorare le maglie sul rovescio, ma questo significa che dovremmo prendere i punti come avete visto poco fa per così. Io tra l'altro ho anche cambiato il numero di uncinetto per inserirmi nell'asola e sono passata al 3 soltanto per questa primissima riga. Però alla fine questo è il fondo, non si vede il fronte o il retro. Per non complicarci la vita possiamo benissimo andare a lavorare sulla parte davanti della borsa. In questo modo cosa faremo? Andremo a prendere l'asolina retro più la maglia che mi ritrovo sul dietro, ecco qua, questa qui. Io farò in questo modo. Per le principianti magari, se può esservi più comodo, prendete soltanto la metà asola e pazienza. Diciamo, non cade il mondo. Io sono un po' precisina su queste cose, tengo molto ad avere un fondo ben solido su cui poi si reggerà tutto il corpo della borsa, anche perché non andrò ad utilizzare né rete né feltro né qualcosa per irrigidire, lascerò la borsa così com'è, anche perché non necessita di rete o di chissà che altra cosa, perché è bella sostenuta, insomma, anche grazie al punto spike lavorato. Per cui riprendo il filo, questa volta inizio subito lavorando un punto basso e inizio con l'uncinetto 3, un uncinetto da precisione, insomma. Quindi faccio il cappio, non tocco proprio il punto col marcapunti, ma vado nel successivo, quindi prendo metà asola e la metà dietro. Ecco qui, 2 asole dobbiamo avere. Se come me seguite passo passo il tutorial, prendo il filo e faccio il primo punto basso e praticamente procedo così. Poi tra l'altro con l'uncinetto più piccolo non fate fatica. Fatta la prima riga, cambio il numero di uncinetto, continuo sempre con quello di lavorazione, non faccio la catenella, non voglio spazietti vuoti o che il lavoro si allarghi un po', ecco, vado direttamente a lavorare un punto in ciascun punto fino a terminare anche questa seconda riga e continueremo per altre 3 per un totale di 5. Ok, ultimo punto, ho terminato le 5 righe. Ora facciamo una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo che mi occorre. Allora io faccio così per tagliare su per giù il filo che mi occorre per andare a cucire tutto. Faccio 1 e 2. E questo mi dovrebbe bastare. In questo modo non si fa alcun spreco di filo perché tendenzialmente si taglia più filo di quanto in realtà ne occorre. Forse una volta vi avevo fatto vedere come faccio, comunque ve l'ho fatto vedere anche adesso. Ora, cosa succede?
che abbiamo realizzato così il nostro fondo. Qui c'è tutta la costina retro, è come se avessimo realizzato un fondo e poi avessimo iniziato con la lavorazione. Insomma, in questo tutorial abbiamo fatto tutto al contrario, il che mi piace molto. Tendenzialmente amo fare sempre qualcosa di diverso senza seguire alcuna tecnica, proprio andare di pancia su tutto. Ok, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cucire un'estremità con l'altra e io chiaramente andrò a fare una cosa di cui mi pentirò, perché voglio capovolgere la mia borsa, a rischio e pericolo che, tra virgolette, si rovini, si sgualcisca un po' la trama, tutta la texture realizzata, però vedrò di non fare danni, ecco. Quindi magari vado a tirare il mio lavoro in questo modo, vediamo. Ok, eccomi qui, ho capovolto il lavoro, come notate non sono andata oltre appunto perché non voglio rovinare tutta la lavorazione, questo spazio mi abbassa e avanza, quindi faccio molto velocemente questa operazione e capovolgo nuovamente il tutto. Vado a fare la solita cucitura che faccio sempre, entro in un punto e nel punto che coincide faccio una doppia cucitura all'inizio e a fine riga, tutto qui. Stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio per cucire due pannelli e come notate la cucitura non si nota, quindi preferisco fare così. Se lo facessi dall'esterno si creerebbe quello scalino sul fondo e personalmente non mi piace, quindi preferisco fare in questo modo. Vado a cucirmi punto per punto, una volta che arrivo alla fine, come vi dicevo, doppia cucitura, nascondo il filo, lo disperdo ed il gioco è fatto. Perfetto, rimetto la borsa al proprio posto, spero di non averla davvero rovinata, vabbè adesso lo vedremo insieme. Ok, perfetto, non ho danneggiato nulla fortunatamente. Questo è il risultato e come notate grazie a quella cucitura tutto è ben piatto, anzi sembra tutto un unico pezzo, sembra che non abbiamo mai staccato il lavoro. Dobbiamo andare a congiungere l'estremità che abbiamo lasciata libera con l'altra, quindi andare a cucire qui e anche qui, chiaramente prendendo soltanto l'asola retro. Dobbiamo sempre rimanere fedeli alla costina che abbiamo già creato poco fa, sia da una parte che dall'altra, giusto? Allora andiamo a cucire insieme l'altra estremità come ho fatto qui e poi la borsa è finita, a meno che voi non la vogliate foderare, quindi farete anche quel passaggio lì. Dunque, ago e cordino, prima riga punto basso, asola retro. Per ogni punto anche lì ho fatto due passate, quindi inizio con 2, riga successiva, potete prendere come riferimento questa riga qui, quindi vi inserite, asola, sempre retro, 2 passate sempre, così abbiamo proprio tutto ben saldo. Ci siamo ricavate il fondo proprio come quando andiamo a realizzare la fodera della nostra borsa. Una volta ve l'ho mostrato, forse anche più di una volta, tagliando un triangolino di 5 cm sia a destra che a sinistra si va praticamente a formare sulla stoffa proprio la stessa forma e si vanno a cucire nella macchina da cucire o anche a mano i due lati, praticamente la stessa cosa. E 2, ultimo punto e ultima riga. Avete visto come tutto coincide perfettamente? 1 e 2. Ok, allora vado a fare un nodino qui, passo attraverso la cucitura e mi porto il nodo dentro praticamente, stacco il filo e stessa cosa farò dall'altra parte. Ma quanto è bella! E voilà, amiche ed amici, questo qui è il risultato finale della borsa, che tra l'altro è anche abbastanza grande. Non so quanto renda in fotocamera, ma vi assicuro che è anche bella grande. Ci eravamo lasciati, se non erro, alla cucitura. Io una volta cuciti i due lati non ho fatto altro che andare a applicare questi fiorellini, sembrano quasi delle margherite, anzi se avessero il centro giallino sarebbe proprio una margherita. Ed è un passaggio che non vi ho mostrato. Ho realizzato questi piccoli fiorellini davvero in 5 minuti e ho utilizzato semplicemente della lana, la classica borchia con le due alette, facilissimo da realizzare davvero in 5 minuti, ci vuole solo un attimo. Io ne ho realizzati 6, pensavo di fissarne 6 però alla fine ne ho messi 5, ho fatto varie prove e ho detto no va bene, 5 ci stanno precisi. Avrei potuto metterli anche tutti attorno, però li ho voluti mettere un po' qua e là.
Se vi va di vedere come realizzarlo davvero in maniera super facile e veloce, fatemelo sapere qui sotto con un commento, così io prossima settimana metto online un mini video, perché davvero ci vuole pochissimo a realizzarlo, così vedete come lo faccio e potrebbe esservi utile per impreziosire altri progetti, altre borse o qualsiasi altra cosa. Veniamo di nuovo alla borsa, l'ho imbottita per mostrarvi come sempre al meglio la resa del progetto stesso. È abbastanza grande, comoda, pratica, super primaverile, perché no, ma anche estiva, da sfoggiare sicuramente nella prossima primavera-estate, ma volendo anche adesso è il momento giusto, anche perché non è che ho utilizzato chissà quali colori vivaci, dei colori super sobri, il grigio ed il bianco. Andiamo alle misure, come sempre a fine video vi do sempre le misure. Dunque, dalla lavorazione, quindi non dal manico fino in basso, siamo a 35 cm, mentre dal manico in basso fino in giù siamo a 25 cm, con una larghezza di 29 cm, 30 cm, ve l'avevo detto anche prima, e anche una bella profondità. Questa è la borsa come si presenta sulla parte laterale da una parte e dall'altra parte, sempre del laterale. Abbiamo anche qui una bella profondità, siamo circa ad 8 cm, penso di sì. Sono super soddisfatta di questo progetto, amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel pollice all'insù e commentate, perché voglio sapere cosa ne pensate. Uno di tanti altri suggerimenti che vi do è quello di ricreare questo progetto, perché sicuramente non ve ne pentirete, è davvero una bellissima borsa, perché no, da sfoggiare anche nella prossima primavera-estate, che diciamo è quasi alle porte. Manca ancora un mesetto, però dai, ci siamo. Sbizzarritevi anche con i colori, potete utilizzarne anche più di due. Potrebbe essere anche questo un progetto di recupero e utilizzare tutti gli avanzi di filato che abbiamo a disposizione. Mi raccomando, se ricreate il progetto taggatemi sui vostri post, inviatemi le vostre foto, insomma sarò felice di ripostarvi sulle storie di Instagram, come già è successo. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati anche questa settimana in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, che come sempre vi consiglio di non perdere. Ma vi ricordo un'altra cosa: iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere le prossime novità, è chiaro, e seguitemi anche sui miei social Facebook ed Instagram per non perdervi tutti i vari retroscena, le varie anteprima, spoiler e quant'altro. Ah, fatemi sapere se siete interessate a vedere il mini video di cui vi parlavo poco prima, quello che riguarda il fiore. Davvero ci vogliono 5 minuti, a me non costa nulla registrare questa piccola clip e mandarla online già la prossima settimana, chi lo sa, magari lunedì o mercoledì. Comunque fatemi sapere se siete interessate e io vi terrò aggiornati qui con un post. Rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, un bacino a tutti!